Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi per me è sabato mattina e come vedete sto andando a preparare la mia colazione e questa volta preparo il porridge proteico con 30 g di fiocchi d'avena e 40 g di albume. Aggiungo un po' di acqua fino a coprire i fiocchi e vado a cuocere il tutto a fiamma media. Poi man mano vado ad aggiungere un po' di cannella e anche un po' di miele. Vado a mescolare continuamente e attendo che appunto il composto si addensa e poi vado a versare il tutto all'interno di una ciotola. Successivamente vado ad aggiungere circa metà vasetto di yogurt. Io di solito utilizzo lo yogurt magro, bianco, però voi potete utilizzare anche uno yogurt alla frutta oppure al caffè, al cocco, come più vi piace. In questo caso io aggiungo anche del dolcificante alla vaniglia, però se non lo avete potete aggiungere anche un po' di miele. E poi vado ad aggiungere, come di mio solito, anche la banana e in questo caso anche le fragole, perché appunto sono di stagione. Altrimenti di solito in inverno vado ad aggiungere il kiwi, però diciamo che il frutto principale che non manca mai è la banana. Questo perché la banana, oltre ad avere molte vitamine, e anche quando soprattutto è matura va a dolcificare naturalmente il porridge e quindi questo vi permette appunto di non andare ad inserire altri zuccheri. E poi vado a fare, come vedete, questa piccola decorazione per rendere il tutto più carino e goloso anche agli occhi. Se lo avete potete aggiungere anche un cucchiaino di burro d'arachidi oppure semplicemente della frutta secca. Vedrete che il porridge diventa molto più buono. Come ultima cosa invece vado ad aggiungere un po' di salsina al cioccolato, questa qui è 0 zuccheri, altrimenti potete anche fare una semplice salsina con acqua e cacao. E nulla, poi completo il tutto con il mio cappuccino e la colazione è pronta. Ciao ragazze, oggi per me è sabato e sto per andare a preparare una buonissima ricetta dolce, ovviamente nella mia versione più sana e light. Si tratta della mia crostata di crema pasticcera e fragole e nulla, fatemi sapere sotto nei commenti se la ricetta vi è piaciuta e alla prossima! Allora ragazze, come prima cosa andiamo a preparare la crema pasticcera. Vado ad inserire 2 tuorli all'interno di una ciotola con 50 g di zucchero di canna e qualche goccina di dolcificante alla vaniglia. Mescolo bene e poi a parte vado a mescolare 100 ml di latte in 30 g di pecora di patate. Mescolo per bene e poi vado ad inserire all'interno del composto dei tuorli. A parte vado a scaldare 400 ml di latte e successivamente vado ad inserire il composto dei tuorli. Mescolo il tutto con una frusta a fiamma medio-bassa e attendo appunto che raggiunge il bollore e che appunto la crema si sia addensata.
A questo punto vado ad inserire tutto all'interno di una ciotola e lascio raffreddare a temperatura ambiente, andando a coprire il tutto con una pellicola. Successivamente, quando la crema si sarà raffreddata, potete andare ad inserirla in frigo. A questo punto mi dedico alla base della torta, quindi vado a montare 250 ml di albumi con un pizzico di sale e poi pian piano vado ad inserire 70 g di zucchero di canna che vado ad inserire poco per volta. Sempre mescolando vado ad inserire 70 ml di olio di semi di girasole e poi vado ad inserire 150 g di farina 00 e 50 g di fecola di patate, mezza bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Vado sempre a mescolare e fate attenzione appunto a non lasciare grumi. E il composto è pronto. Vado ad imburrare e infarinare la teglia. Mi raccomando, utilizzate abbastanza burro perché potrebbe attaccarsi. Ecco qui. Andate ad infornare in forno già caldo a 170 gradi per circa 20 minuti in forno ventilato sia sopra che sotto. Mi raccomando, fate sempre la prova a stecchino. Qui sto andando a preparare la gelatina da mettere appunto al di sopra delle fragole, però è un passaggio che potete anche saltare. Io preparo 150 ml di acqua con un cucchiaio di zucchero, qualche goccia di limone e un cucchiaio di fecola di patate. Vado a mescolare prima fuori dal fuoco in modo appunto da non far creare grumi e poi vado ad addensare a fuoco medio per circa 3-4 minuti. A questo punto la gelatina è pronta e vado ad inserirla all'interno di una ciotola e lascio sempre appunto raffreddare a temperatura ambiente. In quest'altra ciotola vado a preparare la bagna per la torta e vado ad inserire 100 ml di acqua con qualche goccia di dolcificante alla vaniglia. Se non avete dolcificante alla vaniglia potete utilizzare un cucchiaio di zucchero. Qui vado appunto a bagnare tutta la superficie della torta, facendo attenzione a bagnare anche bene i bordi e poi pian piano vado ad inserire la crema.
punto è arrivato il momento delle fragole, quindi le vado a pulire e poi le vado semplicemente a tagliare in 4 parti partendo dal centro della fragola. Io sono andata a decorare in questo modo, però voi vi potete sbizzarrire come più vi piace. Come ultima cosa vado a spennellare la gelatina e faccio attenzione appunto a ricoprire ogni fragola. E la crostata è pronta. Vi consiglio di prepararla perché è davvero buonissima. Eccoci qui ragazze, finalmente oggi organizzeremo il mio portaspezie. Ho acquistato le spezie che mi mancavano e ho acquistato anche le etichette che andrò ad attaccarci sopra. Infatti avevo anche provato a fare delle etichette fatte a mano, però non mi piaceva il risultato. Dato che è un elemento che dovrò andare ad esporre in cucina e sarà sempre a vista, volevo che fosse qualcosa di carino da vedere e quindi alla fine ho acquistato, come vi dicevo, delle etichette su Amazon. Queste etichette qui già pronte sono anche lavabili e quindi dovrebbero anche durarmi, non dovrebbero staccarsi. E nulla, noi adesso andiamo ad organizzarle insieme e poi vi faccio vedere il risultato finale. A dopo!
Ecco qui ragazze, finalmente il mio portaspezie è completato e come avete visto poi ho cercato anche di metterle in ordine e ad esempio di qua ho messo il basilico, prezzemolo, origano e rosmarino e poi di qua ho messo le spezie, quelle un po' più piccanti, peperoncino, paprika, pepe e zenzero. E di qua invece l'aglio, cipolla, erba cipollina e curry e qui cannella, noce moscata, curcuma e salvia. E alla fine il risultato mi piace tantissimo, è anche appunto molto bello, carino da vedere e adesso lo vado a sistemare nell'angolo della cucina dove ho deciso di metterlo e nulla, poi fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se vi piace e fatemi sapere se anche voi come me utilizzate molto le spezie, se vi piacciono e nulla, noi ci vediamo a dopo. Eccomi qui ragazze, vi faccio questa piccola clip, vi vedere il risultato finale e anche appunto come sta sulla cucina e quindi vi faccio vedere un po'. Si abbina perfettamente agli altri elementi che ho in cucina ed è anche molto comodo e pratico. Nulla, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se vi interessano altri video di questo genere. Io vi saluto, un bacione e al prossimo video. Ciao!